Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana. Sono un'insegnante di italiano per stranieri da più di 20 anni. E sapete qual è il verbo che ho sentito sbagliare più spesso in tutti questi anni? Il verbo piacere. Ma perché un verbo così importante e utile viene sbagliato così spesso? Se volete scoprirlo, seguite la mia lezione di oggi. Vi ricordo che c'è anche un link per praticare l'attività legata a questo video. Cominciamo! Voglio mostrarvi come si usa il verbo piacere all'interno di una semplice conversazione dove parliamo di gusti e di preferenze. Ascoltate questo dialogo tra me e Sofia e annotate tutti i verbi che usiamo per parlare di gusti. Parliamo di gusti e preferenze con Sofia. Sofia, sai cosa sono i gusti? Sì, i gusti sono le cose che ti piacciono o non ti piacciono. Le cose che ti piacciono o non ti piacciono. Allora ti faccio alcune domande. Ad esempio, ti piacciono le banane? Sì, mi piacciono le banane. E ti piacciono anche le mele? Sì, mi piacciono molto le mele. Ma cosa preferisci? Le banane o le mele? Le mele sono un po' più gustose delle banane. Quindi preferisci le mele. Io preferisco le banane. E ti piace l'ananas? Sì, mi piace moltissimo l'ananas. E ti piace anche il succo d'ananas? Sì, io adoro il succo d'ananas. Anche io adoro il succo d'ananas. E ti piace il melone? Sì, mi piace tanto il melone. Ma ti piace davvero tutto? Secondo me c'è qualcosa che non ti piace. Vediamolo insieme. Ti piace l'aglio? Sì, mi piace molto l'aglio. Anche l'aglio ti piace? A me no, non piace per niente. Mamma, ti faccio una domanda. Una domanda? Ok. Ti piace il gelato alla fragola? No, non mi piace. Come no? Piace a tutti il gelato alla fragola. Lo so, ma i gusti sono gusti. Avete preso appunti? Bene, allora cerchiamo di analizzare insieme le domande che ho fatto a Sofia e le risposte che lei ha dato. Ad esempio, quando io mostro l'ananas, domando: ti piace l'ananas? E lei risponde: sì, mi piace l'ananas. Io poi domando: ti piace anche il succo d'ananas? E lei risponde: sì, mi piace moltissimo il succo d'ananas. Io adoro il succo d'ananas. Andiamo avanti nell'analisi delle domande e delle risposte. Quando io mostro le banane, domando: ti piacciono le banane? E lei risponde: sì, mi piacciono le banane, ma preferisco le mele. Vediamo che in questi esempi abbiamo usato diversi verbi per esprimere i gusti e le preferenze. In particolare abbiamo visto 3 verbi: il verbo piacere, il verbo preferire e il verbo adorare. Quest'ultimo verbo, il verbo adorare, in realtà può essere usato anche con altri significati.
nel caso specifico significa avere un piacere grande, grandissimo, esagerato per qualcosa. Se analizziamo questi verbi, vediamo in particolare che il verbo preferire e adorare seguono la stessa struttura. Ad esempio, nella frase io preferisco le mele e nella frase io adoro il succo d'ananas, notiamo che in questa frase c'è prima il soggetto, poi il verbo e poi l'oggetto. In questo caso il soggetto è io, il verbo è nella prima persona e poi c'è l'oggetto diretto. Hanno una struttura standard che noi conosciamo bene, quindi soggetto, verbo, oggetto. Nella frase invece mi piace l'ananas o mi piace il melone, e nelle frasi invece mi piacciono le mele e mi piacciono le banane, troviamo una struttura totalmente diversa. Infatti il verbo piacere segue un'altra regola. Possiamo notare che la prima parola che incontriamo è un pronome. In questo caso è il pronome mi, un pronome atono che significa appunto a me. Poi c'è il verbo piace o piacciono e alla fine c'è il soggetto. Infatti in queste frasi il soggetto può essere ad esempio l'ananas e il melone, quindi il verbo è in terza persona singolare ed usiamo piace. Quando il soggetto è plurale, come nel caso di mele o banane, il verbo sarà nella terza persona plurale e dunque piacciono. Ovviamente notiamo che il verbo piacere segue delle regole totalmente diverse rispetto al verbo preferire o adorare. Quindi la struttura della frase sarà pronome indiretto, verbo e alla fine il soggetto. La cosa più difficile da ricordare per uno studente straniero è che con il verbo piacere bisogna sempre usare i pronomi indiretti, atoni o tonici. Ad esempio i pronomi atoni sono mi, ti, gli, le, ci, vi, gli. Invece i pronomi tonici sono a me, a te, a lui, a lei, a noi, a voi, a loro. Oppure possiamo introdurre il complemento indiretto con la preposizione a. Vi ricordate la frase che dice Sofia nel dialogo? A tutti piace il gelato alla fragola. Oppure possiamo dire a Laura non piace l'aglio. Inoltre, se vogliamo costruire una frase in forma negativa, possiamo avere questa struttura. Ad esempio, possiamo dire non mi piace l'ananas o non mi piacciono le banane. Attenzione, perché la parola non va prima del pronome. Nel caso in cui invece usiamo il pronome indiretto tonico, noi diremmo a me non piace l'ananas oppure a me non piacciono le banane. Concludiamo dicendo che quando parliamo di gusti o preferenze riferito ad azioni, dobbiamo usare il verbo piacere nella terza persona singolare.
Ad esempio diciamo mi piace viaggiare o mi piace fare sport o mi piace studiare le lingue straniere. E a proposito, a voi piace studiare l'italiano con Classe Italiana? Bene, se la risposta è sì, mettete un mi piace e continuate a seguirci sul nostro canale YouTube. Ricordate di attivare anche la campanellina per non perdere le prossime video lezioni e seguiteci sulla nostra pagina Facebook, Instagram e LinkedIn e visitate anche il nostro sito classe-italiana.com. Ricordate che potete trovare un'attività gratuita legata anche al video di oggi. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto alla prossima video lezione. Ciao da Laura di Classe Italiana!